Questo video è sponsorizzato da CardRaider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, per presentarvi un archetipo nel Pauper, come sempre accompagnati da uno dei deck builder, Matteo Beretta, che partecipa assiduamente al circuito dei tornei organizzati dalla Lega Pauper Martesana, con una lista tipica, persino per il panorama del formato povero. Siamo di fronte a una delle tante possibili combo accessibili nel formato, solo che in questa occasione la consistenza e la tipologia di carte che permettono questo tipo di interazioni sono più di una, ben incastrate in un contesto solido. Questa volta sono gli effetti di un tap a farla da padrone, incastrandosi tra loro per un concatenarsi di eventi che si porteranno, in maniera del tutto inaspettata, sul carro dei vincitori, con un avversario attonito incapace di reagire a questo volo pindarico. Questa volta vi parleremo di Dimir Elix. Se il focus di questa lista è quello di sinergizzare con le magie che stappano le creature, con alcune di loro con effetti di tap gratuiti e intriganti, è chiaro che la scelta di queste due opzioni dovrà risultare sinergica per la creazione di una combo tendente a infinito. Una prima scelta, come accennato anche nella parte iniziale del video, passa per Steamflame Way, qui in 3x, che permette il suo un tap semplicemente con l'ingresso di un nuovo artefatto in campo, cosa per nulla difficile, come vedremo nel seguito di questa analisi. C'è però un'altra creatura, Battered Golem, in 2x, che sostanzialmente, a parte un vincolo di stap, per noi poco rilevante, dice una cosa identica rispetto alla balena, dandoci un'ottima consistenza per l'economia complessiva della nostra lista. Di contorno abbiamo poi delle creature più in linea con un piano artefatti che con una combo, con 3 Frogmite e 3 Mirror Enforcer, utili sia a dissimulare le finalità del mazzo, sia a proporsi come piano alternativo nel caso qualcosa andasse storto e avessimo campo libero per vincere di danni. Perché si sa, alla fine quel che conta è portare a casa il risultato, e il come ci si arriva non ha alcuna importanza, persino tra i tavoli di questo pazzo formato povero. Se con le creature è evidente che dobbiamo trovare il modo di stappare uno dei nostri enabler, ci serve ancora qualcosa per rendere questo effetto duraturo, quanto basta per ottenere loop infiniti, vincendo di lì a poco. Anche qui abbiamo una certa consistenza, con ben 2 magie, Banishing Clank in 2x e Retraction Helic, anche lui in 2x, per avere di fatto 2 carte identiche nell'uso, con medesimo costo e finalità, così da avere, in un turno, la possibilità di innescare la nostra chiusura principale. Come tutti i combo che si rispettano per la necessaria consistenza, servono dei tutori, e qui, grazie a un Dizzy Spell e 2 Perplex, con la loro abilità Transmute, abbiamo modo di trovare carte con 1 o 3 mana, svicolando da eventuali interazioni moleste. Anche con 2 Merchant Scroll andremo in caccia dei nostri enabler per stappare all'infinito la creatura adatta, così da essere certi di avere tutto quel che ci serve per chiudere al momento giusto. E per dare la massima consistenza all'impianto ci doteremo di 3 F più forti che il nero ci offre in questo momento, con 4 Dead Dispute e 2 Reconnaissance Bargain, perfettamente sinergici con l'impianto a base creature e artefatti che vedremo a breve. Concludiamo questa sezione con Weather Storm, vista la propensione a castare molte magie in un turno, con un meta che pullula di aggressività da tutti i pori e che potrebbe vederci a malpartiti con questa lista tutta di costruzione. Visto l'impianto fin qui descritto, non è ancora chiaro come si incastrano gli enabler per tappare e stappare i nostri pezzi, ma di certo ci servono degli artefatti e qui troviamo ogni risposta a tutti i nostri quesiti. Ci sono nello specifico 2 di loro, Thought of Kisgoria in 3x e Skull of Kisgoria in 1x, che costando 0 mana possono tornare in mano grazie alle nostre magie, essere rigiocati senza vincoli, facendo stappare le nostre creature, così da ripetere il processo quante volte vogliamo. Così facendo potremo avere un loop che porta, con il dente, ad avere tutte le creature in campo con forza infinita, mentre con la scaglia solo la costituzione, non generando effettivo valore per le nostre combat, anche se abbiamo un modo alternativo per finalizzare anche questa combinazione. Per quest'ultima casistica ci penserà Golem Foundry in 3x, che con il cast compulsivo dei nostri enabler rimbalzanti ci permetterà di mettere segnalini in quantità, così da produrre, anche nell'end step del nemico, un numero impressionante di golem pronti a schiacciare l'opponente. Abbiamo ancora posto come enabler per i nostri peschini 4 Chromatic Star e 3 Ichor Wellspring, utili sia per fornire la consistenza del mazzo, sia per il piano affinità con gli artefatti, utili in diversi frangenti, anche solo per il piano aggro di supporto. Con una build atipica ma allo stesso tempo molto solida e funzionale, la mana base può solo sostenerla in naturale compimento, scegliendo al meglio, a base artefatti, che il formato ci dà a disposizione, per massimizzare tutti gli enabler presenti in questa lista.
Vista l'esigenza di 3 colori per le nostre magie, in particolare quelle blu e nere, avremo nel mazzo 4 Mistfall Bridge e 4 Thunderpool Bridge, oltre a 4 Dustil Citadel, così da avere un pacchetto consistente di terre indistruttibili che possono venirci in soccorso in molte occasioni. Non potremo però escludere dalla conta delle fonti di mana anche 4 Sign of a Synod e 4 Wall Will Spells, visto quanto è importante castare in fretta le nostre creature con affinità con gli artefatti, per aggredire, in un modo o nell'altro, il board senza pietà. Visto il piano previsto tra le 60, estremamente ottimizzato e funzionale per le nostre vittorie, la Cyborg si deve semplicemente preoccupare di proteggere le nostre giocate o di massimizzare le combat alternative alla chiusura combo in nostro possesso. In primis con 4 Blue Elemental Blast e 2 Metallic Rebuke andremo a introdurre una componente minima di controllo, focalizzata in particolare contro il rosso, vista la massiccia presenza di questo colore nel formato, dandoci maggiori spazi di manovra in questi frangenti. Anche con 2 Weather Storm aggiuntiva a quella già presente di main andremo ad assicurarci uno stallo della partita verso coloro che puntano a infliggere molti danni nei primi turni, spegnendosi nel proseguo della partita, dandoci modo così di vincere senza patemi. Come ulteriori elementi di contrasto avremo a disposizione 2 Coin Truth, utili contro i mazzi che producono molti paranti, che invaliderebbero le nostre combat, e 3 Dures, per rintuzzare le carte scomode che i nostri colori non riuscirebbero a risolvere agevolmente. Infine, per le mestizie provenienti dal cimitero useremo con profitto 2 Relic of Progenitus, in linea con il piano artefatti, nel caso avessimo lo spazio per sfruttare questo pezzo anche senza interagire necessariamente con il Grave. Nonostante il mazzo sia molto strano, l'ottimo risultato occorso con un'altra variante di questo archetipo ne sta decretando un certo interesse nella community, ma se volete visionare questa build in azione potrete sul canale YouTube della Lega Pauper Maltesana vederlo in una sfida all'ultima giocata. Il nostro deck builder sta però valutando alcuni correttivi, principalmente per superare i fog effect, molto presenti nel formato, che possono inficiare le combat rendendo vani gli sforzi della combo, andando a limare carte come Scale of Gisglora, alla fine poco utili per l'economia del mazzo. Con una mana base arricchita dal rosso, verranno inserite alcune tech funzionali, Fling e Reckless Fireweaver, per aprire a una chiusura alternativa per danni diretti che possono superare questi ostacoli, dando maggiore consistenza all'archetipo anche contro questi matchup. Chissà che questa lista si faccia largo tra gli archetipi del formato dopo l'entusiasmo iniziale, o si riduca in una sporadica comparsata, ma chissà che gli sforzi del team che ruota attorno alla Lega Pauper Maltesana non riesca a portare alla luce questa o altre perle nel panorama di questo sempre variopinto formato povero. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.